Ciao a tutti, oggi in questo video proverò a mostrarvi come riuscire ad ottenere un raccolto davvero molto abbondante partendo da scarti di patate che se no butteremo o da piccole porzioni come questa. Considerate che una patata quando inizia a creare i germogli purtroppo non è più commestibile e dovrebbe essere buttata. Guardate il video perché così capirete come recuperare ed ottenere alla fine del lavoro questo, circa 2 kg di raccolto. La prima cosa che occorrerà fare sarà quella di procurarsi delle patate, quelle che più vi piacciono perché l'esperimento si potrà rifare con tutte le tipologie, quindi pasta bianca, gialla o rosse. Altra cosa bella dell'esperimento è che non sarà necessario utilizzare delle patate novelle o patate comunque integre buone da mangiare, ma si potranno utilizzare, e per assurdo andranno meglio, delle patate che abbiano iniziato già a mostrare gli occhielli o meglio ancora, dei germogli come in questo caso. Quindi i punti di partenza per iniziare l'esperimento sono essenzialmente 3 e coincidono con le fasi di sviluppo della patata. Nella prima fase gli occhielli sono davvero impercettibili, molto piccini ma si vedono. Nella seconda fase gli occhielli si stanno sviluppando, sono alti più o meno 1 centimetro e nella terza fase questi occhielli si sono trasformati in germogli veri e propri. È proprio per questo motivo che io consiglio, se se ne ha la possibilità, di iniziare da una patata che ha questo stadio, proprio perché ha già dei germogli. Se noi dovessimo mettere questa nel terreno, prima che inizi a germinare e a germogliare ed arrivare a questo stadio ci metterebbe circa un mese. Utilizzando questa risparmieremmo proprio quei 30 giorni. Nell'ipotesi che voi patate coi germogli non ne abbiate, potete utilizzare anche patate come questa e, appunto, andando a guardare bene nella superficie, noterete che ci sono degli occhielli. Voi potete utilizzare la patata e interrarla direttamente così com'è, perché ha delle dimensioni comunque di circa un uovo, che sono quelle perfette per andare a eseguire la semina, o addirittura questa dividerla in 2 porzioni. E in ogni porzione però dovrete stare attenti che ci sia almeno un occhiello, quindi qui ce n'è uno, qui ce n'è un altro, qui ce n'è un altro, quindi la patata potrà essere divisa a metà e lasciare un occhiello da una parte e un occhiello dall'altra, quindi prendere semplicemente un coltello ed andare a tagliare. In questo modo avremo ottenuto 2 metà nelle quali ci sono in entrambe gli occhielli, che saranno proprio i punti dal quale si genereranno le piantine. Nell'ipotesi invece che abbiate la fortuna di avere delle patate come queste con degli occhielli o dei germogli ben sviluppati, andare a capire dove tagliare sarà molto più semplice perché si riusciranno a distinguere bene i punti nel quale nasceranno poi le piantine e quindi, come in questo caso, capire che si può dividere esattamente a metà la patata, lasciando metà tubero a questo germoglio e l'altra metà a quest'altro. Da questa piccola patata si potrà riuscire ad ottenere ben 3 giovani piante, proprio perché ci sono 3 ceppi di occhielli che si sono formati. 1, 2 e 3. Quindi basterà sezionare questa in 3 parti, cercando di dare ad ogni occhiello la stessa quantità di bulbo. Quindi semplicemente andiamo a tagliare la patata in questo modo. Tagli netti. Allora, primo taglio. E poi quest'altra patata sarà da dividere in 2. Secondo taglio. E quindi si è così suddivisa la patata in 3. Ottenute le porzioni si potrà procedere essenzialmente in 2 modi. Il primo è quello di metterle direttamente a dimora nel terreno, ma si rischierà che proprio nelle parti vive, quelle bagnate, dal terreno passino alla patata funghi, muffe e batteri, facendola morire, quindi non ottenendo poi i risultati. Io consiglio di aspettare circa 24 ore in modo che l'aria faccia asciugare queste parti che toccandole sono bagnate e una volta che si sarà creata questa pellicola le si potrà mettere senza correre alcun pericolo all'interno del terreno. Trascorse le 24 ore, se riprendendo i pezzettini che si sono tagliati, si noterà che nel punto del taglio non c'è più una parte viva, quindi se toccandola non sarà più bagnata, si potrà procedere con le operazioni successive. Questa è una pianta che a livello di terreno non ha grandi esigenze, quindi basterà creare un mix composto da un 80% di terriccio universale, purché di buona qualità, drenante e soffice, ed il restante 20% da concime organico. Dello stallattico o meglio ancora dell'humus andranno benissimo. Trascorse le 24 ore si potrà procedere con l'operazione di semina, quindi procurarsi un vaso che abbia un diametro di almeno 30 cm, ma fosse più grande ancora meglio, e un'altezza di 40 cm, dopodiché andare a creare un foro nel centro di circa 10 cm di profondità, prendere uno dei pezzettini che abbiamo creato ed andarlo ad inserire avendo un'unica accortezza, ovvero che la gemma sia rivolta verso l'alto, così. Semplicemente andarlo ad adagiare all'interno, dopodiché coprire. E l'operazione di semina è ultimata. Si potrà bagnare. Trascorsi all'incirca 20 giorni, i primi germogli inizieranno a spuntare fuori dal terreno.
Trascorsi all'incirca 10 giorni da quando è spuntato il germoglio, questo è il risultato, una piantina alta più o meno 5 cm. Trascorsi 40 giorni, la piantina è diventata alta più o meno 15 cm e si sta sviluppando in una maniera assolutamente perfetta. Infatti, andando a guardare alla base, si possono notare tanti piccoli germogli che stanno nascendo. Col passare dei giorni la pianta cresce sempre di più, adesso è alta più o meno 20 cm e andando a guardare alla base si stanno creando dei nuovi germogli. Anche loro, col passare dei giorni, poi cresceranno e si svilupperanno. Trascorsi 2 mesi, questo è il risultato, ovvero una pianta alta più o meno 40 cm, che si sta sviluppando in una maniera assolutamente rapida, ma cosa più importante, sana. Infatti non c'è presenza di funghi, muffe o batteri né sulla parte erbacea, quindi sulle foglie e sullo stelo, né tantomeno sul pane radicale. Arrivati al terzo mese, la pianta è diventata alta più o meno 45 cm e adesso inizierà a produrre i primi fiori ed una volta che quelli saranno seccati, seccherà anche la pianta. I fiori di questa pianta sono davvero molto carini, il colore può variare tra il bianco e il viola e le dimensioni sono in genere di circa 1 centimetro. Quando la parte erbacea della pianta, quindi quella che sta fuori dal filo del terreno, tenderà a seccare e quindi avrà questo aspetto, allora sarà proprio il momento di eseguirne il raccolto. Potrebbe capitare, come in questo caso, che già sul filo del terreno del pane radicale, semplicemente muovendolo, si intravedano delle piccole patatine. Questo è un ottimo segno per sperare che all'interno del vaso qualcosa sia nato e insomma che il raccolto sia un buon raccolto. E per eseguire il raccolto non resta altro che prendere il vaso e letteralmente capovolgerlo, in questa maniera. E guardate un po', semplicemente spostando il terreno, questi sono i risultati. Provo a cambiare inquadratura per mostrarvi meglio quante patate abbia creato quel piccolo pezzettino. Allora, ecco qua. Andando semplicemente a spostare il terreno, questa è la patata iniziale, il pezzettino di patata dal quale è nata la piantina, e questo è il risultato. Trascorsi poco più di 4 mesi da quando è iniziato l'esperimento, quindi da quando abbiamo messo questo, che è ciò che rimane dello scarto di patata di mola nel terreno, si è ottenuto un raccolto davvero soddisfacente. Sono circa 2 kg di patate, direi davvero di ottime dimensioni e vi assicuro che il gusto è fantastico. Io vi consiglio di provare a fare questo esperimento per 2 motivi. Il primo è perché otterrete delle patate a costo zero, il secondo perché saranno biologiche, proprio perché all'interno del vaso, a meno che non ce li mettiate voi, non ci saranno né pesticidi né concimi chimici. Il periodo migliore per eseguire questo esperimento parte dall'inizio della primavera e si conclude con la metà dell'estate. E con questo il video si conclude, spero che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto però mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale e già che ci siete dategliela un'occhiata, perché sono quasi certo che qualcosa di carino all'interno del video potreste trovarlo. Detto questo vi saluto e vi aspetto al prossimo video.